Ciao a tutti, buonasera, come state? Tutto bene? Buona domenica a tutti, eccoci di nuovo qua dal vivo, live, benvenuti alla nostra seconda live, siamo molto contenti insomma di essere qui con voi oggi dal vivo, è un grande piacere perché comunque le live rispetto alle interviste che noi facciamo di solito danno modo a voi di poter interagire direttamente con noi e con la persona che intervistiamo e quindi poi anche di fare domande in diretta direttamente alla persona che magari in quello specifico caso vi interessa sapere. Quindi ecco, secondo noi le live sono veramente uno strumento molto prezioso e insomma speriamo che ne farete tesoro e che insomma che lo sfrutterete al meglio. Nella live di oggi intervisteremo, ci collegheremo insomma con Silvia, parleremo della Germania. Silvia vive a Dachau, vicino a Monaco di Baviera, da tanti anni, quindi la conosce molto bene, ed è la persona più adatta per chiedere sulla Germania e insomma avere informazioni che ci riguardano. Se volete sapere poi nei dettagli come si vive in Germania, noi abbiamo fatto anche un'intervista a Silvia un paio d'anni fa, quindi potete, molto completa, quindi potete direttamente andarla a vedere. Vi lasciamo poi in descrizione il link dell'intervista. E prima di iniziare vi ricordiamo anche di iscrivervi al canale per chiaramente supportarci e non perdere tutti i nostri video con i nostri Italian Globetrotter in giro per il mondo per sapere come si vive negli altri paesi. Bene, ora ci colleghiamo con Silvia direttamente. Vediamo se Silvia è già pronta. Eccola qua. Eccoci, Ciao Silvia, buonasera. Ciao a come tutti. stai? Bene, bene. Tutto Anche bene? voi? Beh, è un piacere riaverti ospite qui con noi a Thailand Globetrotter. Com'è lì, insomma, tutto bene in Germania? Si sta bene? Sì, guarda, oggi ho fatto giornata, diciamo, wellness, palestra, sauna e poi mi son preparata per la nostra live. Beh, come abbiamo detto nell'introduzione, appunto si parlava di te Silvia e abbiamo detto appunto che sei una grande esperta di Germania perché ci vivi da tanti anni e quindi appunto speriamo che le persone che si collegheranno sfrutteranno al meglio e al massimo questa occasione per fare domande sulla vita in Germania. Per chi non la conosce, Silvia poi ha anche un canale YouTube che si chiama Silvi's Little World, dove appunto parla di Germania e di tante curiosità, come c'è scritto anche sotto, legate appunto a questo paese. Quindi poi vi lasciamo tutti i suoi contatti in descrizione se la volete contattare direttamente. Quindi ora Perfetto. partiamo. Intanto Silvia, dici un po' dall'ultima volta che abbiamo fatto l'intervista, insomma, se è cambiato qualcosa, se c'è qualche novità, cosa è Beh, cambiato? intanto, tu hai menzionato che abbiamo fatto il video un paio d'anni fa e, Eh, se mi ricordo giusto, eravamo in lockdown quando abbiamo sì, fatto il video, no? sì. E si E quindi parlava son di cambiate Covid e tutte queste cose, sì. sì, sì. Già vedi, cose come wellness, eccetera, non erano possibili al tempo perché era tutto chiuso, era tutto col 1 metro e Eh, mezzo di distanza, eccetera, quindi, cioè è già cambiato tanto sotto quel punto di vista, secondo me. Poi, ma in generale cosa è cambiato? Beh, sicuramente, come si è visto un po' su YouTube, vari video, eccetera, qualcosa che vabbè ho fatto anch'io, ma più diciamo in generale, c'è un po' di malcontento tra la gente, c'è un mh, po' di clima di protesta, un po' sotto tutti gli aspetti, cioè dai treni agli aerei agli agricoltori, tema un po' caldo. caldo, ecco. Eh. Ehm, sì, insomma, poi dopo se uno guarda la versione online, viene sempre un po' ingrandita, no, da tante persone, cioè c'è sempre un po' questa cosa del: "Oh mio Dio!" Invece poi alla fine come vedi sono ancora viva, sto bene, c'è tantissima gente che vive qui, non è che son scappati tutti. Ecco. Quindi quello è un po' il clima del momento, Mh. direi. Sì. Insomma, questo è un argomento molto caldo che, insomma, poi ha preso un po' campo un po' da tutte le parti. Ora,
e quindi insomma di sicuro lì appunto ho visto anche dei video che hai fatto te dove spieghi appunto queste cose. Infatti cioè, mi rendo conto del tema, della tematica che è molto sentita, perché poi c'è gente che si ferma al titolo, no? E il titolo chiaramente è un po' il pacchetto, la copertina, come fosse un regalo. Se il titolo e la copertina non fanno gola, uno non apre il video, no? Quindi appunto. cioè, però c'è gente che si ferma al titolo e commenta, dici guarda il video. Non c'è Sì, i niente di video vanno cattivo. visti tutti fino in fondo, no? Anche per noi, insomma, Ma che ci sì, facciamo ma tanto vedi lavoro, poi no? dai commenti t'accorgi subito se uno il video l'ha visto tutto o se ha visto 1 minuto e Confermo. mezzo. Vabbè, Brava. se Uno la se ne vi accorge subito. Sì, no, Tanto anche perché ci son persone che pensano che uno faccia il video su una tematica importante per mettere discordia, quando magari tu dici: "Okay, lo spiego in modo, diciamo, semplice, che si capisca cos'è la tematica". Poi è chiaro che ci son 3 milioni di cavilli, che uno potrebbe parlare 3 ore per solamente un tema di protesta, no, però è così. Non si può rendere tutti felici quando ci sono 1000, 2000, 10.000 persone che guardano un no, video. no. A me mi viene Difficile. in mente per esempio, cioè ora che son passati già quasi un paio d'anni dall'intervista, magari così, il costo della vita che aumenta sempre, se è aumentato un po' o se bene o male è rimasto uguale, com'è? Allora, un po' è aumentato, perché se anche guardi nei supermercati, per esempio, che è la cosa più, diciamo, concreta della vita di tutti noi, t'accorgi che, non so, la frutta e la verdura costano di più. Oppure se capita Mh. di trovare magari video, sulla Germania di 5 anni fa, di quelli che magari andavano nei supermercati a far vedere, non so, i prezzi degli shampoo, così. Sì, sì, Vedi la sì. differenza, perché Eh, uno non si ricorda cosa costava lo shampoo 3 anni fa, eh, boh, e allora lì vedi che i prezzi son veramente, insomma, aumentati. eh. E Anche poi vabbè, noi ce ne siamo accorti anche qua che insomma, nel giro dell'ultimo anno sono aumentati, soprattutto in certi settori, sono aumentati tanto. Sicuramente anche lì, beh, di sicuro. sì, poi più o meno adesso poi, non vorrei dire una cavolata, però in generale se uno poi si sposta verso nord, per esempio i prodotti freschi, i prodotti italiani, man mano che vai verso la Danimarca aumentano di prezzo, perché Infatti. c'è un discorso di importazione che, purtroppo è così. Certo, che è così. Se vuoi mangiare il prodottino italiano doc, lo paghi, lo paghi caro. E costa già caro anche qua, se prendi i prodotti tipici costano veramente cari. Immagino lì. Sì, io mi ricordo l'estate scorsa abbiamo comprato una scamorza in Liguria, Sestri Levante, Eh, quindi Italia, e quando sai, al banco del fresco, alla Coop, non so se era tipo 7 € per una scamorza, a momenti sveniamo e 7 €! Una scamorza normale, non una scamorza esagerata. E quindi, cioè, chiaramente il prezzo è aumentato in Italia, il prezzo è aumentato anche qui. sì. Purtroppo sì, ci si può fa' poco d'altronde. Allora c'è già, Calogero che ci saluta, Danilo dalla Spagna, ciao Danilo, poi si farà una live anche con te dalla Spagna. Ah, Danilo è il ragazzo che avete intervistato Sì, tempo fa che ho dalla Spagna. Okay, intervistato da scusa, non Malaga. avevo Sì. collegato. Okay. Ecco, Calogero che ci saluta, ci scrive anche, ecco, approfitto di questa domanda che è molto interessante perché si parla appunto di trasferimento in Germania. Lui ci chiede che si deve trasferire in Germania a fine mese a Monaco, quindi vicino anche a te. Dice: quando arrivo cosa devo fare per mettermi in regola? Questa magari è una domanda che tanti si chiedono quando vanno all'estero. Sì. Eh, Allora, vabbè, che ci innanzitutto dici? il fatto che Calogero dici che arrivi vuol dire che avrai già trovato un lavoro, immagino, no, quindi Speriamo. avendo quello che è già un buon punto di partenza, poi troverai l'appartamento e a quel punto la cosa più importante è il famoso Anmeldung, quindi registrarsi in comune. Okay. Ehm, Ti registri in comune con il, contratto d'affitto dell'appartamento e un foglio extra che ti dà quello che ti affitta l'appartamento. Non so se te lo dà già in automatico o se no tu glielo lo dai a lui e lui te lo Mh-mh. compila, perché
questo dice che roba è. Praticamente è una sorta di sicurezza in più che hanno aggiunto forse 4 anni fa, se non sbaglio. Adesso a memoria vado, e quindi praticamente quando vai in comune loro sanno per certo che tu hai quel contratto e che è un contratto vero, perché hai anche l'altro foglio di chi t'affitta la casa. Ok, chi ti dà il lavoro, scusami, ti dà l'alloggio, perfetto. Sì. Quindi immagino che avrai il contratto per l'appartamento o stanza, quello che ti dà, più questo foglio, e se è a Monaco di Baviera devi guardare in che zona della città è registrato, cioè che zona della città è, perché Monaco come fosse qualsiasi altra città ha le varie zone, no? C'è, non so, Sendling-Gatois, Lyme, Bergam-Lyme, Bogenhausen, eccetera, posso andare avanti per mezz'ora. Quindi a seconda della zona dove tu sei c'è un ufficio del comune per quella zona lì, non c'è un ufficio del comune per tutta Monaco, se no impazzirebbero. Ecco, tipo Londra, ok, va bene. Ecco, quindi tu fai la tua Anmeldung lì e poi ci sono una serie di altri fogli. Comunque se ti interessa, se ti serve, non, che magari non ti serve, però sotto a tutti i miei video trovi il link per contattarmi e io faccio anche le consulenze 1 a 1, così uno può chiedere tutto quello che vuole, può fare tutte le sue domande private, possiamo vedere cose specifiche e magari è utile. C'è chi lo fa e c'è chi dice no, non mi interessa, quindi poi a scelta, insomma. Esatto, quando uno si trasferisce, avere uno lì sul posto che ti dà, insomma, un consiglio, un aiuto reale, Sì, perché poi tanti sono discorsi, però se uno sa cosa consigliarti è meglio, Sì, perché poi dopo chiaramente uno ha già lo stress del trasferirsi perché dice speriamo che vada tutto bene, speriamo che io abbia fatto la scelta giusta, almeno se hai una sorta di guida di qualcuno che dice guarda c'è questa cosa, quella cosa, fai così, non fare cos'ha, eccetera, perché poi c'è anche gente che finisce un po' in delle sorte di, adesso non suona male, però trappole. No, io ho conosciuto qualcuno che ha preso un appartamento che era a buon prezzo e non sapeva, non ha pensato, non lo so, che praticamente questo che affittava la casa gli ha detto sì, costa X, però tu non puoi fare l'Anmeldung e quello è un problema, perché come fai? Cioè è come se tu fossi qui in maniera illegale, quindi quello là ti affitta l'appartamento in maniera un po' losca, tu paghi meno, però senza l'Anmeldung hai un problema grosso. Magari uno non lo sa, non ci pensa, no? Però sono cose da sapere. E quindi ci sono anche in Germania questi qui che vogliono fare furbetti, via, non siamo solo noi in Italia. Guarda, tra l'altro questa persona che ci ha raccontato questa cosa non era solo con me, c'era anche un altro amico, anche lui italiano, e questo rideva del fatto che quest'altro abbia accettato l'appartamento senza l'Anmeldung e per fare una battuta gli ha detto e non pagherai l'affitto anche in contanti. Questo diventa serissimo. Dice sì, perché è un problema. E noi tipo così dice ma sei serio? E quindi c'è di tutto, quindi c'è sempre da avere un attimo di occhio. Poi tanti, sai, staranno in agguato quando viene lo straniero che non sa nulla, no? Come succede qui con gli stranieri che subito ti fregano. Sì, poi tu non sai cosa è per legge o così, quindi magari hai un attimo di perdimento. Poi ci dice: "Mi farebbe molto piacere, credetemi ho fatto la scelta giusta. Posseggo la AOK di qualche anno fa, può essere comoda". Che cos'è l'AOK? È una cassa della malattia. Se li ricontatti, puoi chiedere se ti tipo riattivano la come Possono dire, riattivare? il profilo o non so esattamente come funziona se vai via e torni, però in teoria loro hanno i tuoi dati salvati, quindi perché chi arriva in Germania poi ha bisogno anche della cassa della malattia per forza, per legge, no, è un po' diverso dall'Italia. E quindi scegli la tua cassa della malattia, a Krankenkasse, ti registri e poi dopo c'è tipo un terzo lo paghi insieme alle tasse dallo stipendio mensile e 2/3 lo paga il datore di lavoro. Quindi non è che ti accorgi più di tanto di cosa stai pagando. Però se nel caso di Calogero io proverei a contattare la AOK e chiedergli.
Mhm. Mi riattivate il profilo per piacere? Bitte. Bitte. Quindi, Esatto. ricapitolando, mettiamo che io voglio venire in Germania, mi serve quindi, mi devo prima cosa iscrivere a questa cosa del comune per essere in Bravissimo. regola, Fare per avere una l'annello. specie di residenza, diciamo, giusto? Sì, sì, esatto. Eh, Poi loro ti rilasciano un foglio dicendo che Riccardo vive in via X nella ok. città Y Ma e basta. devi far vedere che lavori lì oppure non importa? No, per l'Anmeldung vogliono solo vedere quei 2 fogli che dicevamo, quindi il contratto d'affitto e la conferma che abiti in quella casa lì. Alcuni comuni vogliono solo vedere la conferma e non il contratto d'affitto, però dipende. Mhm. Intanto costa Quindi niente, meglio portarli tutte potresti e 2 andar lì volendo. anche se non hai un lavoro, andare a vivere là, in teoria. Sì, cioè se tu Sì. hai la fortuna che trovi l'appartamento senza avere un lavoro, tecnicamente ti puoi registrare. Okay. Quindi queste sono le cose di base, più la cassa della malattia. Sì, poi ci Eh, sono degli altri numeri che ti servono per la pensione, per le tasse, eccetera, però quello è più semplice, diciamo. Una volta che hai fatto l'Anmeldung il resto viene a cascata, ecco. ecco, okay. E poi ci chiede Beh, per quanto allora riguarda l'AIRE? adesso è obbligatorio iscriversi. Per fortuna io Sentito m'ero dire già anch'io. iscritta. Perché se no rischi che se in qualche modo scoprono che non sei ancora iscritto all'AIRE, ti fanno pagare non so quanto di multa, ma Eh. L'ho sentito prima dire anch'io era da un video che lo diceva. L'AIRE sarebbe, per chi non lo sa, no, è l'associazione di italiani che sono residenti all'estero, giusto? Ecco, esatto, che sì, ora è quindi obbligatorio praticamente farlo. bravissimo, quindi è Eh. questa listona di tutti gli italiani che sono residenti all'estero, in teoria è anche un pro per chi appunto non vive più in Italia perché non hai l'obbligo di pagare le tasse doppie, Eh, no, perché loro sanno che non sei più certo. in Italia. Infatti c'è il console qui a Monaco che è molto felice perché hanno avuto un'ondata di gente che è andata a iscriversi e Eh. quindi hanno pigne di documenti. Vabbè. Perché tanti si vede non si iscrivevano lasciando la residenza magari in Italia per avere benefici sulla sanità forse o cose italiane, no? B sì, potrebbe essere, però poi cioè se uno lavora ha per forza bisogno della cassa della malattia tedesca. Quindi Mh-mh. non so bene, magari per pigrizia, che uno dice: "Sì, lo faccio domani", non è una cosa che ti dà dei benefici concreti, a parte vabbè che puoi votare, che ti arrivano le schede elettorali a casa, eccetera. Però comunque si fa tutto online, cioè se vai sul sito del consolato italiano a Monaco e scarichi, non so, su un foglio, 2 fogli, compili, glielo mandi e poi ci mettono quello che ci mettono. Mh-mh. Poi ancora Calogero ci dice, se c'è un C'è tempo un massimo per andare al consolato? Da quando ti trasferisci? In teoria credo che se cioè tipo Calogero ha detto che si trasferisce a fine febbraio, quindi penso che in genere hai un qualcosa come 3 mesi, ma tanto tu ti scarichi quello che devi scaricarti online, glielo mandi e poi il tempo che loro ci mettono. Cioè, per sicurezza io farei così. Mh-mh. Sì, ha Almeno detto di se sì. Ha Okay, detto di sì. perché Quindi, se loro poi ci mettono 3, 6, 9 mesi a ridarti a darti la conferma che sei iscritto, poi è un problema loro, però tu intanto gli hai mandato il foglio, non è una roba complicata, eh. È okay, più il okay, tempo che ci a mettono posto. loro a risponderti di solito, comunque. Perfetto. Poi guarda, c'è Jason che ci dice che lui invece dopo 14 anni lascia la Germania per via delle discriminazioni nei confronti degli italiani. Questo, è una bella Eh. notizia questa, Allora, È questo è un vero? tema che Eh, infatti ho detto: "Sicuro ci arriviamo", perché, eh, intanto mi dispiace perché è dispiace una anche a cosa me. brutta ovunque, questa cosa Ovunque, succeda. Perché ovunque, a poi me è da capitato straniero di sempre. sì, mi è Eh, capitato di parlare con gente straniera trasferitasi in Italia che ha vissuto la stessa cosa, quindi poi quando ecco, hai qualcuno che è italiano trasferitosi qui, che vive questa cosa, capisci che è proprio un problema internazionale, non c'entra eh, la Germania. Ehm, Cosa dire? Allora, secondo me dipende anche tanto un po' forse anche dalla fortuna che uno può avere,
questo possiamo anche, cioè, per esempio io quando ho vissuto in Alto Adige per un paio d'anni, lì ho veramente vissuto la sensazione dell'essere discriminata, quindi so come ci si sente quando qualcuno ti dice voi italiani e tu Voi dici ma italiani. io che cosa ti ho fatto, no? Non so in che zona, se Jason sei ancora qua, in che zona della Germania, vabbè, stai ancora vivendo o hai vissuto, perché secondo me adesso tanti sono in generale al nord, magari Berlino, che è una città molto, non lo so, movimentata, con tante persone, con tanti background, eccetera. Magari potrebbe essere un pochino, cioè, parere mio, un pochino più difficile integrarsi. Ah, invece no, Jason dice che sta in Baviera. Ok, in Baviera posso In chiederti campagna. dove? Se vuoi dirmelo, non è che devi, Baviera per carità. rurale penso sia in campagna, no? Eh sì, però Fuori no, dalle per città. dire sei a Monaco, sei a Regensburg, sei a Augsburg. Cioè, c'è da dire una cosa, che allora i bavaresi sono delle persone generalmente dal cuore d'oro, ma sono un po' gnocchi, come diremmo noi a Lodi in dialetto, cioè con la testa dura. Duri, E quindi tendenzialmente non è semplicissimo integrarsi, però ti dico, io non mi sono mai sentita, come si dice, discriminata, e magari dipende, esatto, dalla zona in cui si vive per la discriminazione, ma anche dalle persone che incontri. Guarda, adesso ti faccio 2 esempi belli e un esempio brutto, perché così abbiamo un po' di tutto. Da gennaio adesso ho iniziato a riandare in palestra, no? E quindi ho detto, va bene, faccio un po' di corsi, perché sennò mi annoio a fare i macchinari, eccetera. Quindi, cioè, sono io e normalmente sono quasi tutti tedeschi gli altri, no? Poi non sono in centro a Monaco, quindi è un po' meno internazionale la zona di Dachau, mettiamola così. E settimana scorsa sono andata a fare una lezione di, come si chiama, quello con la bicicletta, spinning, Spinning. e sono arrivata tipo 2 minuti prima che iniziasse la lezione, perché avevo appena finito di lavorare e son corsa in palestra. E siccome c'è una sala in cui vengono fatti tutti i corsi, a seconda del corso poi si va a prendere l'attrezzo, no? Quindi dovevo spostare la mia bicicletta per fare spinning in modo da veder l'insegnante. Solo che sta bicicletta è un po' pesante. Guarda, io ero appena entrata nella stanza, avevo appena toccato la bicicletta che son venuti in 2 ad aiutarmi. E poi c'è stata questa signora che mi ha preso lei la cyclette, perché si vede che lei lo faceva sempre, me l'ha spostata in modo che vedessi dove era l'istruttrice, e mi ha anche aiutato poi a sistemare il sellino, come si chiama, il manubrio. Manubrio. E, sì, e poi mi ha chiesto va bene, non va bene, eccetera. Cioè è stata proprio una cosa che lì dici, non puoi, cioè mi dispiace quando sento di italiani che dicono io mi sento discriminato. E questo era un esempio bello. Un altro esempio bello, un altro corso sempre in palestra, sono entrata, servivano altri attrezzi, eccetera, erano un po' incastrati, e questa signora mi ha detto tu vai, prepara il tuo tappetino, te li porto io. Cioè, non è che mi ha chiesto scusa, tu sei italiana? No, non te li porto perché sei brutta. Cioè, capite che poi va a Certo. persona, no? Mentre Sarà un po' poi come in tutto il mondo, sì, cioè poi mi è capitato al supermercato che avevo dietro uno che a cui scappava l'acqua, non si sa, cioè era tipo in fila, come continuava a fare oh man, cioè, e tu dicevi figlio mio c'è la fila per la cassa, cioè. Dopodiché hanno aperto un'altra cassa, ma noi eravamo in fila nella corsia, no, quindi non potevo spostarmi, e quindi questo qui più o meno ha cazziato me e quella davanti a me, che però era tedesca, perché non ci siamo mosse veloci, e noi gli abbiamo detto guarda che la fila è uguale, cioè spostati, vai di là, e siamo usciti insieme dal supermercato, però questo qui era alterato di suo, non ce l'aveva con me perché ero italiana. È una tematica difficile. Eh sì. Guarda, si Inizi un dice che paesino in un paesino vicino a Norimberga, dove ci sono pochi stranieri e mi quindi guardano sicuramente c'è la mentalità più chiusa come qua, lo eh. stesso, mi guardano come se fossi un alieno, nonostante abbia un ottimo lavoro, una bella macchina e ben integrata. Io penso che sia un po' come un po' in tutto il mondo, che ci può servire anche da lezione a noi, per poi tutti gli stranieri che vengano qua, che magari vengano discriminati, perché poi quando noi andiamo all'estero succede anche a noi.
che ti guardano diversamente, poi c'è quello che è più aperto e magari no, però di sicuro ci sarà Ma anche lì. sai, per esempio, anche guardando, non so, gli appartamenti, le case, no, ci siamo fermati un po' a parlare con il tizio che era, come si dice, della banca incaricato per affittare le case per privati che volevano affittare. E Calogero della discriminazione me ne foto. Sì, bisogna farsi un po' le Sì. spalle. Eh. Io ho fatto 10 anni in gastronomia, non è che c'hai il tempo di far la principessa, cioè lì Eh. c'è da combattere, Eh. non per scherzo, quindi forse per quello che la discriminazione non la vedo e non la sento più. No, insomma, però, cioè, come si può dire, dipende un po' come uno si va ad integrare anche con la gente del posto. Siamo colleghi, perfetto. Perché magari tante volte ci sono, non mi ricordo, non so chi, qualcuno sotto uno dei miei ultimi video m'ha scritto che una signora che, con cui lui ha avuto a che fare per l'appartamento, ecco, poi mi sono ricordata cosa stavo dicendo, per l'appartamento diceva: voi italiani siete quelli che si integrano di meno, ma questa cosa non è vera, perché a Monaco ci sono comunità per tutti quelli che sono immigrati qui, cioè c'è perfino la comunità nepalese. Chi lo sapeva? Chi lo sapeva? Ecco. Nessuno. Penso. È una cosa un po' normale che uno vada a cercare qualcuno magari più simile a lui, però questo qui, tornando al discorso della casa, diceva che ci sono dei tedeschi che lui da tedesco si vergogna, dice sono incredibili perché ti dicono loro vogliono affittare a una coppia con un figlio senza cani, senza gatti, che siano tedeschi, tedeschi, e lui dice guarda, noi a questa gente diciamo guardate che non possiamo fare questi annunci. Poi però chiaramente chi affitta la casa sceglierà comunque a chi vuole affittarla, perciò il cerchio si chiude alla fine, però lui diceva c'è una discriminazione tante volte, anche, soprattutto dalla gente anziana, che non capisci, però è così. Quindi non è proprio con gli italiani, è la testa di quelli che hanno questi problemi. Sì. Un po' come Fantozzi quando vanno in Trentino. Voi italiani mangia spaghetti, suona solo mandolino. Sì. Prima sì, magari 30 anni fa, così, sì. Però dicono voi italiani, eh? E come anche voi siete italiani, no? Quando dicevi del In Trentino. Sì, esatto. Sì. Bisognerebbe essere menefreghisti, sicuramente bisogna avere grande spirito di adattabilità, quando ci si trasferisce non è sempre semplice, sì. Sì, un po' uno Poi si deve adattare, è normale. sì, poi come dice Calogero, uno dice io me ne frego e Sì, basta, uno se ne cioè deve cosa fregare. te ne frega se Poi uno ti guarda male, ma saran fatti suoi. Quando io non eh, l'ho visto più, fatti suoi che mi ha guardato male, è per strada, non so neanche chi è. Cioè bisogna cercare di avere questa cosa che dici fottiti. sì. E vedi Jason ci conferma soprattutto gli anziani. Questo un po' da tutte le parti però, che come anche altre interviste che abbiamo fatto, magari c'è l'anziano che è un po' più chiuso di mente, quindi ti vede straniero come un po' quello, no? E sicuramente i giovani son più aperti, quindi magari hanno girato già un po' il mondo, hanno già la mentalità un po' più aperta. Penso sia una cosa un po' comune a tutti, poi chiaramente ci sarà paese peggio e paese meglio, ma insomma nei Sì. paesini, anche da noi, nei paesini la gente è chiusa e se vedono lo straniero, insomma, lo trattano già diversamente. Sì, poi ecco, che uno deve cercare. Poi secondo me tante persone online danno un po' una, come si dice, una visione molto peggiorata della situazione, perché lo sanno che fa visualizzazione. La trovo una cosa un po' brutta. Vabbè, io in generale parlo in maniera normale, parlo bene magari della Germania, e poi hai magari quello che ti dice chi ti paga per dire quelle cose, dici boh, nessuno. Però trovo brutto chi magari non sa il tedesco, è arrivato qua da poco, fa lavori, adesso non so mai come esprimermi, però fa magari un lavoro manuale tipo fa le pulizie, per dire che non c'è niente di male, per carità, però per dire che non è un lavoro in cui tu hai a che fare tanto con la gente, col pubblico, che devi sforzarti a parlare, eccetera. E poi dicono ecco
mi hanno preso in giro, ma come lo sai se non sai il tedesco? Magari han fatto una battuta e tu non l'hai capita. Eh. E ci sono un sacco di video così, soprattutto su TikTok, ogni tanto c'è qualcuno che me li manda. Io rimango così e dico: "Oi, oi, oi". C'era Poi una ci domanda sugli chiedeva, affitti, ho visto passare da ci qualche sì, sì, parte. ci chiedeva, che prima si era collegata da poco o collegato da poco, se è cambiato qualcosa rispetto alle interviste, l'abbiamo detto, un po' del lavoro. Ecco, questo magari può essere interessante. Il lavoro, com'è lì? Poi dopo, ecco, c'è anche una domanda sugli affitti. Il lavoro rispetto all'ultima volta che ci siamo, insomma, ci siamo sentiti, che abbiamo fatto intervista, com'è? Cioè, si trova ancora bene il lavoro lì? C'è il Sì. lavoro, c'è lì? Sì, allora si trova sempre facilmente lavoro, Mm. anche non solo sempre con il cliché del se ti adatti a fare qualsiasi cosa, cioè anche se cerchi il lavoro per cui, non lo so, hai studiato, per cui ti sei formato, non è mai problematico in generale. Certo, se uno fa un lavoro super mega specifico, magari deve cercare un attimino, un mese o così, però diciamo per il 90% dei lavori non è un problema Mm. cambiare o trovare qualcosa. Ehm, per esempio, anche per dirti, ieri facevo una consulenza con un signore di Ravenna che sta Mm. pensando appunto di venire qui a Monaco tra, anche lui verso fine mese, credo, e ha trovato tipo un'offerta di lavoro che le avevano già mandato la bozza del contratto, eccetera, stando a Ravenna per venire a Monaco. Quindi Mhm. sicuramente se uno cerca, il lavoro c'è. Trova. Sì. E Ma lì forse bisogna nel sapere il periodo, sì, tedesco? Meglio sapere il dipende. tedesco oppure no? Dipende dalle posizioni. Per esempio, sempre questo signore qui della consulenza di ieri, lui, lavora nell'informatica, però non sa il tedesco ad oggi. Mm. Quindi la sua è una posizione per cui basta l'inglese. Mhm. Però Ok. dipende, perché se io vado a fare il venditore in un negozio di vestiti, dovrò sapere il tedesco, perché Eh. sennò è difficile. Ma io Però sento dico, tanti negli ultimi tempi ho sentito tanti che vado a lavorare in Germania, si vede lì, magari come è sempre stato, lì c'è sempre stato lavoro a seconda di quel che si sente dire qua. Quindi, insomma, penso che il lavoro lì si trova abbastanza facilmente, poi dipende uno quel sì, che ma vuol fare. poi dopo hai sempre chi magari dice: "Adesso me ne vado", ma per più disparati motivi ovviamente, dici: "Basta, io, torno in Italia", che ci può stare, per carità. Però c'è anche tanta gente che comunque arriva, cioè settimana scorsa sono stata a un evento organizzato, in parte dal consolato italiano e Mhm. c'erano un sacco di famiglie. Io sono rimasta, sorpresa da quanta gente ci fosse da Milano, dalle mie zone, perché c'è sempre la cosa che vengon tutti da giù, ma non eran tutti da giù, Eh, erano un po' 50 e 50, cioè eh, da tutta quindi Italia, via, dai. Eh. sì, No, ci ha sono detto lavori. Jason che intanto tornerà in Italia e poi se dovesse andare male magari va in Svizzera tedesca, magari sfruttando la lingua. Occhio che in Svizzera son più tosti che in Germania, eh. Sono Io ho piuttosto, poi la conosciuto vita è cara lì. Guarda, io avevo un collega tedesco qualche anno fa e lui: "Oh, la Svizzera", finché un bel giorno si è stufato, ha preso, è andato in Svizzera. Dopo 3 mesi è tornato: "Ah, gli svizzeri, questi", era solo parolacce, perché cioè lui da tedesco si era sentito discriminato. Questa cosa mi aveva Addirittura. sconvolto, sì. Cioè lui da tedesco nella Svizzera tedesca si è trovato male. Però cioè non è che devi, uno prova e poi vede. Certo, prova e vede. Dall'Italia alla Germania alla Svizzera a ora è tutto un altro mondo, poi se uno torna se ne rende conto, insomma. Dipende uno Sì. quel che vuole, dipende uno quel che vuole. Vediamo anche la domanda degli affitti che c'era prima Vai. da Maverick, ecco, che dice se è vero che gli affitti a Monaco sono più alti di 2.000 euro al mese, cioè penso che dipenderà dalla zona. Sì, allora, innanzitutto Eh. dipende dalla zona, cioè se tu vai a cercare un appartamento a Bogenhausen, che è la zona più ricca di Monaco, 2000 € al mese ti danno forse un monolocale. Però però ecco, come dice Riccardo, sì, dipende un po' dalla zona. Vabbè, chiaramente più ti avvicini al centro e più costa. Se Mh-mh. stai
diciamo nella zona di, diciamo Dachau, un po' fuori Dachau, con 2000 euro al mese riesci ad affittare una, tipo una villetta. Sai, con le villette di a metà, di solito su 2000 euro già trovi una bella villetta con tanto Una spazio. bifamiliare. Sì, sì, bravo. Col In giardino. città, sì, sì, stando fuori, se hai fortuna che trovi quel giardino per quel prezzo, se te lo puoi permettere. In città, guarda, ci sono stanze che tu paghi in un appartamento condiviso che già sono sui 600 euro, una stanza dove poi condividi la cucina, il bagno, a volte il salotto con altra gente, se c'è il salotto. Mhm. Quindi fai presto ad arrivare a 1.500-2.000, sì, quello è vero. Ma Poi rapportato agli stipendi, magari gli stipendi sono un po' più alti, quindi no? E poi dipende anche cosa uno va a fare, perché per dire, Eh, se tu prendi 4.000 euro al mese, dici vabbè, è la metà, però è, che ne so, il mio limite del dolore, come si dice in Germania, Schmerzensgrenze. Allora dici va bene, mi può star bene, ma se tu chiaramente guadagni 2.500, 2.000 è troppo, a meno che non si è tipo in due a dividere il prezzo, allora dici vabbè, ci adattiamo. sì, insomma, poi comunque si parla di una delle città migliori, penso, no? Della Germania, anche d'Europa. Monaco di Baviera è una delle città più ricche, penso, anche della Germania, insomma, dove si sta Sì. bene comunque, quindi comunque non è che... Tra le più ricche, adesso non so esattamente gli ultimissimi dati, però cioè, la gente in generale Si sta bene lì, c'è benessere, sì, poi è tra le prime città in Europa per la sicurezza, cioè tu puoi prendere il treno alle 11 di sera, se ti va non succede niente. Sì, Monaco siamo stati e mi è piaciuta tanto a me, ci è piaciuta tanto Monaco, sì. Si Ah, ma vede che si Calogero sta ha bene. proprio fatto una cosa così fresca fresca. Sì, mi ha dato il curriculum a 4 agenzie e tutte mi hanno contattato e giovedì ho trovato il ristorante, quindi vedi. Ottimo. Qui è un po' più difficile, non è così una passeggiata. Trovare lavoro, anche se uno vuole, non è che ti contattano subito, passa del tempo, non è così facile, che anch'io mi ci sono ritrovato di recente, non è facile come pensavo. Invece così, insomma, dai, ti hanno già contattato, è tanta roba dopo così poco, eh. Adesso, domanda a Calogero, sarà un ristorante di italiani o no? Ah, sì. Io ci vi è saporito. Ottimo. No, ecco, poi per esempio se uno poi a un certo punto, perché io ho lavorato tanti anni nella gastronomia, però adesso non ci lavoro più nella gastronomia, quindi Mhm. se dopo uno volesse cambiare, può fare dei corsi, eccetera, Certo. e reinventarsi, ecco. È un ristorante Speranza. italiano, ha detto, sì, ha detto yes, quindi Ok. dai, tieni alto il nome dell'Italia, Calogero, mi raccomando. No, perché l'unica cosa che io sono sempre un po' scettica sugli italiani che ti offrono il lavoro e l'alloggio, però insomma nel peggiore dei casi stai lì un po' e dopo guardi se trovi altro, cioè trovi sicuramente altro. Nella gastronomia cercano ovunque, quindi. Sì, poi insomma quando uno si inserisce dopo... E penso che le cose più difficili è un po' quando uno arriva, che è da solo, è tutto nuovo, magari non è, c'è la prima Sì. volta che va in quel paese la lingua e tutto, no? Quindi insomma, poi dopo un po' che uno si adatta, prima o dopo, perché ci può volere anche anni prima di adattarsi, ma insomma, se è un paese dove il lavoro si trova, Sì. comunque sia uno qualcosa una volta che è lì fa, capito? A proposito di lingua, ecco, poi ci chiede se il tedesco, appunto, sembra che sia difficile impararlo, anche a sentirlo parlare per noi. Io per dire anch'io non l'ho mai studiato, per me è quasi arabo, cioè proprio... Sì. Però ecco, com'è? È fattibile impararlo? È davvero difficile? Allora, in principio è difficile, specialmente quando devi imparare le cose di grammatica, perché poi loro hanno il genere femminile, il maschile e il neutro, quindi tu hai der, die e das, e poi cioè gli articoli e gli aggettivi hanno le desinenze come il latino, quindi a seconda del caso poi Mhm. cambiano.
E quella è la difficoltà che ancora, cioè ad oggi, dopo tanti anni, pur avendo un livello di tedesco C2, ogni tanto difficile. Perché poi tante cose hanno il genere diverso rispetto all'italiano, perché per esempio il sole per noi è die Sonne in tedesco, che diventa la. Ah, cavolo, È allora diventa... femminile. No, infatti la figlia della Hunziker, una delle figlie, si chiama Sole, ma lei è di origine della Svizzera tedesca, credo, no? E quindi die Sonne è femminile. Senti te. Anche la grammatica è tutta diversa dall'Italia, dall'italiano. Sì. Cioè, l'inglese è definitivamente più semplice da imparare del Vedi. tedesco. Ma anche perché poi, ecco, c'è anche una differenza, che hai il tedesco che chiaramente impari sui libri perché da qualche parte devi partire, ma poi c'è anche il tedesco parlato, cioè ci sono a volte in cui hai della gente stupida, magari suona male, però è così, perdonatemi il termine, che arriva sotto dei video miei in cui magari io dico una cosa che in slang è giusta, ma loro hanno studiato il tedesco sul libro e ti dicono, quella roba lì non si dice così. E tu dici, vai su Google e trovi quello ufficiale si dice così, ma quello in slang si può dire anche cos'ha. E quindi è una tematica difficile. È così. Però per parlarlo abbastanza da farsi capire è fattibile. Sì, cioè, c'è gente che arriva al B1 che ti assicuro non è Einstein, cioè, con un po' di tempo, magari uno ci mette di più, ma se non hai nessuno che ti rincorre, voglio dire, ci metti il tuo tempo e poi... Poi se uno comunque lavora lì, insomma, piano piano lo imparerà. Poi lì mi pare che parlano tutti bene anche l'inglese, quindi uno all'inizio magari può andare con l'inglese, insomma. No, vabbè, se sei nelle città grandi, in generale sì. Se ti sposti nei paesini o dove era Jason nel paesino vicino a Norimberga, magari no. Magari no. Anche gente giovane che tu dici, oddio, e però è così. Ma anche se vieni in Italia, credo che non è che tutti parlano in inglese, purtroppo. No, sì, in Italia no, siamo indietro. Calogero ci dice che ha 53 anni di esperienza da vendere nel suo lavoro e ti chiede anche se deve iscriversi ad un job center per trovare lavoro, non importa. No. Se poi, Calogero, ti interessa la cosa della consulenza, ho un paio di pagine affidabili anche dove puoi cercare per i fatti tuoi. Se il datore di lavoro che hai trovato italiano non ti piacesse, ci sono delle pagine affidabilissime su cui trovi lavoro senza problema, su Monaco o dove ti pare. Ok. Poi sempre di lavoro ci dicono, sì, in Germania c'è lavoro, sei tutelato, però non hai vita sociale, le persone sono scontrose, la domenica che sei libero è tutto chiuso, vita sociale male male. Ora non so da dove scrive, Allora, ecco c'ha scritto, aspetta, vivo in un paese di 50.000 abitanti in mezzo al nulla e l'80% parla inglese, vivo qui da 5 anni parlando solo inglese. però dimmi dove... No, allora aspetta, su una cosa c'hai ragione, che la domenica è tutto chiuso, è vero, Ecco, perché ritorniamo anche oggi... indietro, qui. Ecco, però dimmi dove stai. Dove stai? No, perché è vero, la domenica è tutto chiuso, specialmente la parte a sud della Germania, cioè un po' in tutta la Germania, ma la parte a sud che ha ancora un po' questa influenza cristiano-cattolica, la domenica è tutto morto. Vabbè, puoi andare al ristorante, puoi andare dal panettiere a mangiarti un pezzo di dolce col caffè, quelle sono le cose un po' standard. Puoi andare a farti una bella passeggiata sulla montagna, perché i tedeschi hanno la passione che bisogna andare a fare un hiking la domenica o un giro in bicicletta di 300.000 chilometri. No, sto esagerando ovviamente, però a loro piace fare queste cose. Però sai che cosa? Ok, vicino Freiburg, ok, quindi sempre zona qua più o meno, non tanto, insomma qua, non tanto lontano comunque. Io ho imparato che, non so, magari cercare cose di teatro o cose magari un po' più culturali, magari per i musei, quelli statali sono aperti, costano €1 la domenica, quindi magari cambiare un po', perché lo so che a noi magari piace l'idea dell'andare, che ne so, in centro, parlo per me adesso,
a Milano a fare shopping, no? E poi vabbè, tu vai al bar, fai quello che vuoi, l'aperitivo, il caffè, quello che ti pare. E qui non lo puoi fare perché c'è tutto chiuso, i negozi, no? Dove vai a fare shopping? Però se cambi un po', dici vabbè, provo a fare qualcos'altro, ci sono delle altre opportunità. Cioè, guarda che ti dico la verità, lo sto imparando anch'io col tempo, perché all'inizio avevo la stessa identica visione, quindi... Ma anche in città grandi come Monaco è tutto chiuso la domenica? Sì, tutto chiuso. Sì. Solo le cose di ristoranti sono aperte, ma il resto è tutto chiuso. I negozi così tutto chiuso, cavolo. Sì, ma anche perché l'Einzelhandel, quelli diciamo che gestiscono i diritti di chi lavora nei negozi, nei supermercati, eccetera, sono molto strong con la testa dura, quindi quando gli propongono però potremmo aprire la domenica, dicono col ciufolo, e quindi non lo so se riusciranno mai a cambiare questa cosa. È che poi ci ha detto che vive in un paese di 50.000 abitanti, insomma non è neanche piccolo. Qua da noi paesi di quelle dimensioni lì magari hanno i negozi aperti, se hanno qualche negozio. No, però guarda che anche Dachau, cioè capisco questa persona, perché anche Dachau ha 60.000 abitanti e non è che se tu adesso vai fuori per Dachau trovi milioni di persone in giro, cioè sei capace che vai in centro e passeggi e basta e incontri magari 3 persone, non è che è così. È così, che si deve fare? Maverick, che ci aveva scritto anche prima, dice che lui è in Polonia da 8 anni, che è simile, però la vita sociale e la sicurezza sono molto meglio e tutto a un costo più accessibile. Sì, questo ce l'aveva detto anche Francesco da Varsavia, che abbiamo intervistato, che appunto ci diceva che lì i costi sono più bassi e che è un paese comunque anche lì molto sicuro. Poi sai, uno dovrebbe aver vissuto qua e là per vedere la differenza, sì. No? Io sono stata in Polonia solamente in vacanza con una mia amica polacca l'anno scorso e mi è piaciuta molto, sono rimasta molto sorpresa dalla Polonia, da come sono molto più tecnologici dei tedeschi. Sì, cioè, mezzi pulitissimi in orario. C'è dove sei stata te in Polonia? Noi abbiamo fatto Warsaw, quindi Varsavia, e poi ci siamo spostati a Krakow, quindi a Quindi in Cracovia. Città, a Cracovia, Sì. Cracovia e Varsavia. Esatto. Ce n'ha parlato molto bene infatti anche Francesco, sì, della Polonia. Deve essere Mi è bella. piaciuta molto, sì. Ma poi i prezzi del cibo, vabbè, se vai al ristorante un po' più chic costa più o meno come qui, che però per loro è di più perché lo stipendio medio in generale è più basso. Però se vai in posti diciamo alla mano mangi tantissimo e spendi poco veramente tante volte. Sì. Poi faremo una live anche con Francesco dalla Polonia, per chi è interessato. E in Love with C ci dice: per me ha guadagnato punti questa cosa della domenica, magari per abitudine scoccia, ma se ci fai l'abitudine che tutti abbiano il giorno di riposo, la domenica è giusto tornare a come facevamo una volta. In effetti, se uno ci pensa bene, è vero, perché anche qua alla fine è vero che trovi tutto aperto, supermercati, negozi, però magari è giusto che tanti stiano a casa anche la domenica, no? Cioè, non lo so. Sì, poi c'è un po' questa cosa, come dire, una doppia visione, no? Quelli che lavorano nella gastronomia non c'è problema, va bene che lavorano sabato, domenica, Sì, Natale, Capodanno. lavoriamo. E gli altri però dopo dice no, è giusto che hanno libero. Cioè, è vero, secondo me è anche giusto che dici c'è il giorno che sappiamo tutti che è tutto chiuso, ok, però non per quelli che lavorano nei ristoranti. Infatti per chi fa quei lavori lì nella ristorazione è una vitaccia anche per quello, le feste, sabati, domenica. Poi ci dice, vedi, è l'unico giorno che puoi stare con la famiglia e almeno quello lasciatelo in pace, perché soprattutto anche per chi ha magari figli o magari uno, esatto, quella è la differenza. quelli i giorni in cui si può vedere, no? Uno alla fine, o magari ha la moglie o il marito che fa un lavoro fino al venerdì e può stare insieme a lui e non ci può stare, o a lei non ci può stare. No, ma infatti poi tanta gente finisce per cambiare lavoro anche perché dice, se hanno, non so, il compagno o la compagna, cose che non lavorano nella gastronomia, non hai la cosa del poter dire, vabbè, prendiamo libero lunedì e martedì, perché l'altro deve lavorare e quindi c'è il problema della domenica. Allora cerchi qualcosa per cui puoi avere libero. Sì, sai, sono un po' punti di vista, però in effetti la domenica, come uno vuole stare a casa, magari ci vorrebbero stare anche quelli che lavorano, no?
quindi è un Ma poi po' in realtà, ecco, consuetudine. esatto, qui Felicino dice che lui è Felicino. stato a Berna, è uguale alla Germania, però Berna è in Svizzera, no? Quindi non è solo la Germania, cioè è tutta quella chiamata Dachregion, Deutschland, Österreich, Schweiz. Quindi Svizzera, Austria, Austria e Svizzera e Germania. anche un po' l'Alto Adige, perché io non mi ricordo che in Alto Adige i negozi fossero granché aperti, di 2 anni che sono stata là. Mm. Forse se vai a Bolzano, che è già un po' più verso il lago di Mm. Garda, ma per il resto. Si vede una cosa anche loro culturale, magari, quindi se uno lo sa, insomma, sa che è così e se lo fa andare bene, se no... Sì, no, è difficile all'inizio perché magari non sei abituato, dici: "Ma come, è Eh, tutto chiuso?" eh. Così. Uno può anche dire, magari io ho questo giorno libero, se è tutto chiuso, che faccio? Cioè, voglio andare a fare qualcosa quando lo fo. Sì. Però è Però vero... vedi quello che dicevamo poco fa, no, uno magari trova delle cose alternative, non so, può andare a fare del wellness, può andare Sì, sì, sì. al teatro, al museo, se a uno piacciono queste cose, a me piace un po' di tutto, quindi vabbè. Qualcosa ci sarà da fare, insomma, dai. Allora uno... Sì, o anche Poi se solo uno una sta nel paesino passeggiata. magari fa poco, perché fai poco anche qua, anche se è aperto, capito? Perché anche qua dove si vive noi è piccolo il paesino, magari sono aperti i negozi, i supermercati, ma quando hai fatto quello e tutte le domeniche non fai altro, capito? Quindi... Vedi? Felicino ci dice anche: la Germania è solo bella per la disciplina del popolo, per la pulizia, per i servizi che funziona, ma l'Italia è un grande paese meraviglioso, a tutto è un peccato che manca la disciplina. E questo purtroppo è vero. È Anche, vero, anche ma io sì. personalmente, ma tanti ammirano i paesi di filo tedeschi, no? Per questa disciplina, perché tutto, diciamo, funziona, pulito, preciso, basta andare, come dicevi te, in Trentino e si vede già una differenza enorme. Sì. L'italiano purtroppo è un po' il contrario di questo su certe cose. È un po' un Sì, ma peccato, è infatti, vero. cioè, l'Italia è un bellissimo paese, credo che forse sia governato da persone che non hanno tanto a cuore il paese, ma un po' più Eh, se stessi, diciamo. Cioè, è lì proprio secondo me il grande problema, perché tornando al discorso di quando dicevamo, quando qualcuno arriva sotto i miei video e mi dice chi ti paga per parlare bene della Germania, e tu dici nessuno, ma io neanche mai ho parlato male dell'Italia, cioè, eh, no, mai, ma proprio mai. E, solo che non lo so se io riuscirei a riadattarmi allo stile di vita che c'è in Italia, cioè la cosa del sì, sì, poi arriva è se sei in vacanza va bene, ma se è la vita di tutti i giorni dopo un po' rompe le palle. eh, Cioè, sì. poi possiamo parlare di tutte le cose che magari anche qui non funzionano benissimo, cioè se vedi adesso tutte le proteste che ci sono tra la Deutsche Bahn e adesso oggi c'era la nuova protesta dei piloti mi pare uno dei partner di Lufthansa, mi pare che fosse Canada Airlines se non sbaglio, e quindi dicevano chi ha dei voli programmati eccetera che di guardare se il volo c'è effettivamente. In settimana c'era lo sciopero dei voli interni, quindi anche lì problemi, ritardi, annullamenti dei voli eccetera. Cioè, non possiamo dire tutto perfetto, però in generale c'è un po' più di puntualità, cioè se scrivi una Ecco. mail a un ufficio, l'ufficio ti risponde. Tu prova a Mhm. scrivere una mail a Pronto Bollo in Italia che mi ha mandato il reminder del bollo per 5 anni di una macchina che era stata demolita. Tu prova. Non ti rispondono. E No, dici, no, ma non ti rispondono. È vero, ho che provato problema anch'io. avete? Cioè, 5 anni ci ho messo per fargli cancellare da un sistema una macchina che non era né più con la targa italiana e nemmeno esisteva più perché era stata demolita. E loro continuavano a mandarmi: "C'è da pagare il bollo", dici: "No, col ciufolo, non c'è da pagare nessun bollo". Finché alla fine ce l'ho fatta, ma cioè, a 1 miliardo di mail hanno risposto dopo No, queste cose qui sono assurde, infatti cioè, anche noi di recente l'abbiamo vissuta sta cosa, con la motorizzazione, come dici te. Noi per un libretto, ma insomma, chiami, non risponde nessuno, vai lì e non son competenti, insomma vabbè, è stato un macello. Comunque è anche un po' culturale la cosa, perché il fatto di avere un'educazione tua culturale che tieni tutto pulito, in ordine, magari qui c'è più la cosa di buttare la carta fuori dal finestrino, buttare quello a terra,
quindi anche un po' quello. Poi il fatto che tutto il sistema in generale qui funziona male, soprattutto quello pubblico, è vero, perché poi dopo lo vedi. È Che assurdo, è un no? peccato, no, perché, È un peccato, cioè, sì. se no magari la gente si sposta comunque da tutti i posti, cioè anche dalla Germania. Io ho trovato una ragazza di un paese qua vicino, che è amica di mio cugino a Washington DC, e poi Mm. nel parlare, perché mi ha detto, lei è tedesca, mi ha detto che era di un paese qua vicino ad Aachen, io, cioè, è stato proprio... E lei era felicissima là, per dire, quindi anche i tedeschi si spostano, però magari se c'è una situazione di vita più piacevole, più positiva, magari si sposterebbe un po' meno gente, quello. Mm-hmm. Qui dice, hanno perso la cultura, sì, vabbè, è un po' come si dice una cosa di cultura. Anche Calogero, vedi, ci dice che lui è stato anche in altri paesi, Grecia, Inghilterra, Spagna e Canarie, la domenica è riposo. Pertanto dipende un po' dove vai. Come si dice sempre, tutti i paesi hanno i loro pro e i loro contro e ognuno deve vedere per sé cosa è più importante e poi valutare, perché comunque ogni paese, no, avrà le cose che magari non ti vanno bene, eccetera. Quindi Sì. Sì, per forza, cioè è difficile trovare proprio la perfezione, però uno può spostarsi per trovare la cosa, diciamo, più perfetta per i suoi standard, per i suoi desideri, no? oh, certo, certo. E quello poi, Così. vabbè, nel senso, ognuno fa un po' come gli dice la sua testa, Sì, come esatto. quello che appunto, che vede. Poi sai, un conto è sentirne parlare, guardare video, un conto poi è andare nel posto, dove ti trovi lì, solo, Sì. magari non conosci nessuno, quindi già è tutto. Anche questo sarebbe un argomento da Sì. da No, parlare, no? chiaramente poi, cioè, ci vuole coraggio, nel senso che ci vuole magari anche un po' di culo che ti vada tutto bene, Eh, però ci vuole anche il coraggio di dire adesso parto. Ehm, sì. Perché all'inizio magari, cioè vabbè, io forse ho avuto un po' meno questo shock rispetto a chi parte cercando lavoro, perché io ero venuta qui un anno per imparare il tedesco, quindi sono stata un anno in una famiglia tedesca, però lì lo stacco, cioè, all'inizio è dura, i primi 3 mesi, Allora sì. i primi 3 mesi piangevo disperata, cioè non capisco quando mi parlano. C'era mia mamma che diceva: "Ma no, ma Silvia, ma dai, ma vedrai che poi va meglio". Infatti dopo col tempo va meglio, però i primi 3 mesi son proprio durissimi. Quindi io mi Eh, immagino uno che arrivi non per imparare il tedesco, non in una famiglia tedesca, ma per se stesso, cercando lavoro, eccetera, che non è proprio semplice, però eh. piano piano ti fai la pellaccia. Bisogna tener duro, all'inizio bisogna tener duro, Sì, guarda, di perché recente m'ha scritto un ragazzo sui, 25 anni mi pare, giù di lì, mh, e mi dice: "Guarda, io non t'ho mai scritto, però posso dirti una cosa?" Io dico: "Sì, certo, dimmi pure." Ho sempre un po' paura quando mi dicono: "Posso dirti una cosa?" Non so mai cosa arriva dopo, però lui no, carinissimo, mi dice: "Guarda, io, guardando i tuoi video, cioè che io non sono nessuno, no, perché cioè io mi sento un essere umano qualsiasi come chiunque, però questo ragazzo diceva: "Io guardando i tuoi video ho trovato il coraggio di trasferirmi, adesso è un anno che sto a Monaco, sto imparando il tedesco." E mi sono quasi commossa perché ho detto: "Ma pensa te, dal eh, nulla, da un canale che cresce piano piano, che cose belle possono uscire." sì. Quindi sì, Perché poi alla fine uno quando deve fa' un passo del genere, la cosa secondo me principale è anche sentire, no, opinioni, come si ora c'è YouTube, ci sono i video, uno può vedè tutto, però si informa e sentire persone che ci vivono lì. Infatti sì, anche noi intervistiamo sempre persone che vivono lì da anni, perché te da uno che ci vive lì e che ha passato tutto quello che te poi passerai se vai, è solo in quel modo lì che capisci meglio. Perché sì. sentire quello, quell'altro, magari vede video anche così un po' a casaccio, bisogna che uno si informi e poi trova il coraggio anche grazie a persone come te o come altre persone che sono andate all'estero e Sì. hanno passato momenti duri, brutti, dove magari volevano prendere il primo aereo o treno e tornà subito, però han tenuto duro e piano piano
dopo ci si abitua, un po' come a tutto, no? Poi diciamo che adesso la Germania non è a Timbuktu, voglio dire, uno torna Capito? abbastanza facilmente in Italia, non è Eh. così lontano. No, ma dove siete poi è vicinissima. Quindi Sì, ma anche se sei di là dalla parte vicino al confine con la Svizzera, cioè è mh-mh. veloce scendere, non so, nella zona Sì, di Como, Milano, così, non è un viaggio no, esagerato. ormai è tutto vicino poi dai. Sì, Ora con gli non è aerei low cost, treni a alta velocità e tutto si fa presto. sì, poi anche per esempio a dicembre c'erano, non so, i video di tanti italiani che dicevano: "Ah, quest'anno non possiamo tornare perché costa così tanto." Dici: "Vabbè, ho capito, però cioè Natale costa tutto, cioè anche se vado a New York a Natale costa il triplo che più o meno, Certo. che se vado a settembre." Cioè, purtroppo è Oh, così. quel Eh, periodo lì costa tutto di più. Però quindi uno purtroppo si capita, vedi, che te magari hai le vacanze per Natale o ad agosto e devi tornare in Italia dall'estero e ti tocca spendere di più perché, magari hai solo quel periodo lì. Eh, sì, sì. Però magari uno se sta qui dice: "Vabbè, prendo la macchina", o se non ce l'ha la noleggia, eh. trova un'altra alternativa Da lì si può meno tornà bene costosa. anche in macchina, sì. Da lì Sì. sì. Guarda, l'ho fatta in treno il mese scorso, lasciamo perdere, non lo faccio mai più. Non lo faccio mai più. X. No. E vabbè, esperienze. Esperienze che fanno dura la pelle, eh? Sì. Guardiamo se ci sono altre domande. Mi sembra che abbiamo risposto bene o male a tutte. Si è parlato comunque un po' di tutto, di lavoro, di discriminazione, integrazione, stipendi, affitti, cultura, di quello che si fa quando si esce dai paesi, insomma delle negozi e tutto che è chiuso la domenica. Abbiamo parlato di tanto. Poi, come vi abbiamo detto, abbiamo fatto un'intervista completa con Silvia, quindi sarà in descrizione qui del video, poi potete andare a vedere sul nostro canale. Se poi volete consulenze sulla Germania specifiche, potete contattare direttamente Silvia. Ti Yes. facciamo contattare con Instagram, È uguale, tanto sul tuo anche profilo ci sono le email, anche tutte, mhmm, no? allora sotto ogni video c'è sia il Google Form, che a me arriva poi in automatico compilato, dopo io di solito rispondo via mail, oppure c'è anche Ah, la mail okay, è volendo, grande. quindi a scelta. Grande, okay. Quindi se avete bisogno e poi insomma sul suo canale ci sono cose proprio specifiche anche sulla Germania, sulle Sì, differenze con altri paesi, quindi ecco, se volete saperne di più, ehm, il canale di Silvia, l'Instagram di siamo Silvia, lì. insomma, vi spiega tutto. Quindi direi che appunto, se non ci sono altre domande, ci siamo fatti una bella oretta di live, possiamo chiuderla qui anche per non andare insomma troppo per le lunghe. Vi ricordo appunto di Ho iscrivervi parlato anche come una macchinetta, ho parlato come devi una andare macchinetta. troppo insomma. Abbiamo parlato, dai, siamo stati insieme un'oretta piacevolmente, speriamo di avervi dato tante informazioni, di avervi tenuto compagnia. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, i prossimi live dei nostri Italian Globetrotter. Tra l'altro ci sarà una live anche la prossima settimana, ora non vi dico di chi è, però ve lo dico già in anticipo. Quindi Da ci rivedremo la tenere prossima settimana. da tenere Noi, l'orario bloccato Silvia, sul calendario. ecco, bravi, segnatevelo bene. Comunque sia, sarà un paese interessante come tutti, quindi speriamo insomma di farvi contenti. Sicuramente la Germania ce l'avete chiesto in tanti, veramente in tanti, quindi siamo Okay. contenti di averla fatta questa live. Per chi poi ecco, non ha potuto seguire la live, verrà registrata sul nostro canale YouTube, quindi rimarrà sul nostro canale nella sezione live. E quindi niente, abbiamo detto tutto. Silvia, noi ti ringraziamo veramente tanto per essere stata ancora nostra ospite qui con noi a Italian Globetrotters. Grazie a te Riccardo dell'invito, sempre un piacere. Anche per noi è stato un piacere. Calogero, tra l'altro,
ci scrive che è contento e si è anche iscritto, quindi grande Calogero. Iscriviti a tutti e due i canali, mi raccomando, per non perderti se non sei già iscritto, così. Ciao Calogero, ciao In Love with C, grazie per la compagnia sempre gradita, grazie a tutti. E niente, vi mandiamo un abbraccione forte e caloroso dall'Italia e dalla Germania, perché Silvia è là. Un saluto a Silvia dalla Germania, viva l'Italia e gli italiani come sempre, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao Silvia, stacci bene, Ciao. alla prossima. Ciao ciao.